Se ci potrà. Buongiorno arbitro, scusi se interveniamo in questa maniera, non è ortodosso, ma lei è un arbitro importante, penso che sia importante anche sapere in questo momento così difficile del campionato, arbitro. Gli arbitri sono chiamati ad un compito assai arduo. Come affronta un arbitro come lei una partita come questa? Ma noi il campionato lo affrontiamo da luglio, quando iniziano i nostri allenamenti, quando sappiamo già che nel corso dell'annata ci sono periodi più difficili. Del resto quest'anno addirittura a dicembre ci siamo riuniti a Coverciano, abbiamo dato una verifica al nostro stato di forma, per cui cerchiamo sempre di prevedere quello che avverrà 2 mesi dopo addirittura, se non altro per trovarci sempre al meglio delle condizioni sia fisiche che psicologiche. Alla fine vede la televisione, arbitro? La Moiola la vede? Ma l'importante è quello che succede in campo. Si scrive Napoli ma si legge Scudetto. Ormai la Bianchi non è solo la bicicletta di Coppi, è anche una formazione che domenica dopo domenica sta costruendo il suo successo per ora netto e indiscusso in un campionato che sembra non offrirgli più rivali di rango. L'Atalanta di oggi ha provato in tutte le maniere di fare lo sgambetto alla capolista, ma invano perché oltre a questa traversa di nome Magrin, i nerazzurri non sono riusciti a scomporre una squadra che ha nel gruppo la sua arma migliore. Maradona d'accordo, è meglio e Pelé, canta il popolo napoletano, ha corso anche qui a Bergamo in massa, ma il contributo di Giordano si sta rivelando importante visto che l'ex laziale ancora una volta ha firmato il successo esterno napoletano. Questo accadeva al 12°, 4 minuti dopo il legno atalantino, ma si sa, il calcio è così, potremmo dire anche crudele. La partita giocata da Napoli a Bergamo non è stata bella dal punto di vista spettacolare e non poteva esserlo. L'Atalanta era un cliente troppo scomodo per lasciarle fare il suo gioco e quindi i Bagni e De Napoli sono rimasti a presidio del centrocampo mentre Romano ha agito da regista arretrato a sostegno della difesa, in difficoltà solo nella parte finale di gara. I contenuti agonistici hanno dunque prevalso in un contesto con pochi spunti tecnici di rilievo, come questa azione conclusa con un tiro di Bagni sul palo. Maradona, ben marcato da Prandelli, si è un po' esiliato in attacco, lasciando il suo genio al servizio del contropiede e dei calci piazzati, nei quali l'argentino è maestro. Il testa a coda del campionato costringeva l'Atalanta a gettare tutte le sue risorse e speranze in una partita che il Napoli non poteva certo perdere. E Magrin, da buon capitano, ha sostenuto la squadra atalantina con molto coraggio, ma l'assenza di un vero goleador è stato fatale ai nerazzurri, che hanno ben poco da rimproverarsi. L'impegno forse non è stato pari al risultato, ma per mezz'ora l'Atalanta ha messo la frusta a un Napoli, cosciente di dover subire senza rischiare, affidandosi al contropiede e alla buona forma del suo collettivo. Bianchi lo sa, ma non lo vuole dire per scaramanzia, ma il Napoli ha vinto il suo primo scudetto per netta superiorità, costringendo l'avversario all'abbandono. Allora Bianchi, devo dire, giù il cappello davanti a questo Napoli che ha 5 punti, anche se lei non vuole, praticamente siamo sotto lo striscione, no? No, siamo ancora distanti. Lei sa che facciamo uno sport abbastanza difficile, finché non passava il traguardo non alzava le mani. Per quanto riguarda questa vittoria che vale sempre 3 punti, come mai che in questo Napoli che ottiene la 7ª vittoria in trasferta ma le altre arrancano terribilmente? Ma noi abbiamo fatto 7 vittorie, non è che sia poco. Gli altri per tenere questo passo devono anche loro vincere. Il problema è solo lì. Comunque noi dobbiamo tenere presente che dobbiamo continuare con questa modestia e questa umiltà, perché onestamente non abbiamo vinto niente. Magrin, ho visto parlare con Bianchi, so che hai parlato con il tuo allenatore Sonetti, 2 allenatori importanti della vita dell'Atalanta e della tua carriera. Che cosa c'entra tutto questo con la posizione dell'Atalanta in classifica? Beh, diciamo che soprattutto sono 2 persone intelligenti che il proprio lavoro lo sanno fare in maniera molto buona. E niente, per quanto riguarda oggi la partita vorrei proprio parlare, perché soprattutto oggi ho visto un'Atalanta molto determinata e concentrata, però è il risultato che conta e anche oggi dobbiamo dire che usciamo a testa alta perché abbiamo dato tutto quello che abbiamo potuto dare in campo, però purtroppo il risultato ancora una volta è negativo per noi. Buongiorno Diego, che bel cappello che hai, vuoi fare a cambio? No, non lo cambio per niente perché Perché Napoli vince? No, il mio portafortuna, allora non lo cambio in assoluto, con nessuno. Senti, Napoli 5 punti, oggi una partita utilitaristica contro un'Atalanta che doveva vincere a tutti i costi e invece non ha vinto. Ma tutte e 2 volevamo vincere a tutti i costi. Sicuramente il Napoli ha fatto gol, dopo abbiamo sofferto un pochettino perché l'Atalanta doveva andare in avanti, però noi in contropiede abbiamo fatto delle possibilità di gol che
che non abbiamo concretato, però il Napoli per me ha fatto una bellissima prestazione. Ogni vittoria del Napoli vale 3 punti. Ma perché noi vinciamo, gli altri non vincono, quello mi sembra abbastanza giusto, perché come abbiamo sofferto oggi noi qui a Bergamo, tutti fanno fatica a vincere. Un uomo di sport ha sempre dello humor dentro. Ma voi siete così bravi a etichettare le persone quando li conoscete in 5 minuti, queste sono le etichette che mi porto dietro e le accetto volentieri. Un sorriso è apparso però. Vabbè, andrò all'Actor Studio per imparare a sorridere. Grazie Bianchi. Prego. È un duplice impegno tra le tifoserie e a fare in modo che, se proprio non ti servono questo grosso impegno della Roma. Il Presidente Viola sta mostrando una sciarpa importante al Presidente Fellaino, mi pare. Veramente la sciarpa importante e molto significativa, perché questo dimostra la maturità delle tifoserie del centro-sud, vero? Grande soddisfazione, 1,8 miliardi, Presidente Fellaino. 1.890. Ho 1.890 informato Presidente Viola. Era l'impossibilità di far entrare tutti i tifosi a vedere questa partita, perché si voleva uno stadio un po' più grande. Mi vorrei intromettere per cortesia. Mi pare che la maturità del centro-sud è dimostrata anche dalle parole del Presidente del Napoli, alle quali parole aggiungo anche la mia, no? Perché la città di Roma, se mi permetti, con una popolazione ancora maggiore non può giocare in uno stadio con 40.000 spettatori, no? Uniti nel no terzo straniero e anche nell'ampliazione dello stadio. Al centro sportivo di Gli Trigoria. interessi del sud sono coincidenti. E tu vai a Marianella, perché lui, vero? la Cassa del Mezzogiorno arriva pure nel Lazio. Quindi... Ma tu vai a Marianella? Io vado a Marianella. E io al centro sportivo di Trigoria. Avremo una sfida Marianella-Trigoria. Uniti per il blocco al terzo straniero, sognano la Lega Centro-Sud e stringono ora un patto d'acciaio anche per i megastadi. Che Napoli ne abbia bisogno lo dimostrano le immagini del nostro operatore. Record di incasso assoluto, 1 miliardo e 851 milioni. Invenduti soltanto 14 biglietti riservati ai grandi invalidi. I pareri sullo spettacolo offerto sono discordi, forse in relazione all'incasso non è stato proprio eccezionale, ma tenuto conto degli obiettivi delle due squadre, soddisfa e come. Gli azzurri, anche pareggiando, guadagnano un altro punto su Juve e Milan e mantengono inalterate le distanze dai giallorossi, che l'occasione migliore colgono in apertura di partita grazie ad un doppio favorevole rimpallo sui piedi di Gerolin. Il Napoli preferisce essere guardingo, arretra anche Maradona di 10 metri e lascia soltanto Giordano in avanti, pronto a costruire offensive più o meno pericolose, affidando ai cannonieri delle lunghe distanze il compito di impensierire l'attentissimo Tancredi. Ancelotti e Bagni si neutralizzano a vicenda e forse ne risente più il gioco degli azzurri che non quello giallorosso, impostato sulla zona con Oddi, Gerolin, Righetti e Nela sulla stessa linea, mentre Conti, Berggren e Giannini dovrebbero fungere da propulsori per Agostini e Desideri, che si vedono appena, chiusi come sono, dalla morsa Ferrario-Renica, un autentico capolavoro, la loro partita. Primi 45 minuti appena mediocri, in tribuna ci sono grosse personalità del calcio e della politica. Si sono scomodati proprio per nulla? Ma sì, il primo tempo non tante emozioni, perché mi pare intanto che la partita sia disturbata abbastanza dal vento. Poi le due squadre, c'è una partita che mi sembra piuttosto ragionata e dove forse nessuno vuole rischiare più di tanto. Però all'inizio della ripresa mi pare che il Napoli abbia avuto 2 buone opportunità. Ma mi sembra una partita ancora aperta ad ogni risultato. Sentiamo Pesaola su questo primo tempo, inizio di riprese? Beh, diciamo che il primo tempo, diciamo subito che è una partita molto delicata. Al Napoli le sta bene così, la Roma il primo tempo non ha fatto assolutamente niente per sbloccare il risultato. La ripresa, si commenta anche in tribuna stampa, sarà certamente diversa e i facili profeti hanno subito ragione, perché Bagni si evidenzia ma non al punto da far gridare al gol. Romano, libero di spaziare sulla fascia, riesce a crossare un pallone che questa volta Giordano trasforma in facile preda per Tancredi. Sembra che gli azzurri possano passare. La Roma si rinserra in difesa e lascia solo Agostini in avanti. Allora anche De Napoli si libera nei corridoi laterali e crea per Maradona l'assist propizio per Giordano.
La posizione angolata e la tempestività di Tancredi neutralizzano anche questa minaccia. La manovra del Napoli è sempre più disinvolta, manca soltanto l'acuto del gol e il tenore, Giordano, purtroppo lo strozza in gola. Manca lo spettacolo? Allora Maradona diventa protagonista ed accontenta anche i delicati di palato. Offre questo pezzo d'opera, la cui conclusione non è però altrettanto felice. Il Pibe ci riprova. Con astuzia supera il suo angelo custode e cerca di trafiggere Tancredi, ma il diagonale si infrange fra le braccia dell'estremo difensore. Ed allora il Napoli, dopo questa azione in contropiede della Roma, alza bandiera bianca, accetta il pari e si consola apprendendo che le inseguitrici non hanno fatto certo meglio. Anzi, passano le domeniche, qui i punti di distanza rimangono gli stessi, perciò direi che anzi aumentiamo sulle altre dirette concorrenti, perciò meglio di così non si poteva sperare, anche se doveva vincere una squadra dovevamo essere noi, soprattutto per quei 20 minuti del secondo tempo. Senti Bagni, Maradona è meglio Pelé, Bagni è meglio di chi? Meglio di nessuno, è uno dei tanti che si diverte, guarda ti dico subito, lo sai, io mi diverto a giocare, perciò mi piace stare in questo ambiente e spero di rimanerci per tanto tempo. Comunque sono uno dei tanti. 1000 lire sullo scudetto del Napoli, scommettiamo? Ma 1000 sì, anche di più forse. Ciao. Allora, spogliatoi della Roma, si festeggia lo 0-0. Vediamo un po'. Bruno Conti, c'è stato un rumore, hai rotto il blackout. Senti? Sono molto contenti, a parte il risultato penso che così, secondo in classifica, è un punto molto importante per noi per andare avanti. Senti, ma questa euforia perché tu parli con la stampa finalmente? No, perché mi vanno bene. Senti, ma la Roma è un punto perso guadagnato, domanda basilare. Ma io direi guadagnato, anche perché nel primo tempo abbiamo spinto un po' di più noi e nel secondo tempo è venuto fuori il Napoli, ha avuto 2 o 3 occasioni buone, per cui direi che a fine partita il risultato è molto giusto. Medico Campora, medico sociale del Napoli, qui non parliamo di mistero, parliamo di Maradona, questo famoso fondo schiena dell'argentino, come stai? Mistero? Di mistero io non ho proprio nessun sentore di mistero, niente. Diego ha lamentato una lombalgia, ieri sera era ancora insistente e poi stamattina era abbastanza migliorato. Sapete com'è il tifo? Per solidarietà con Maradona anche i supporters venuti da New York avevano mal di schiena oggi. Una malattia contagiosa, secondo il filosofo Luciano De Crescenzo. Sì, ed è un male somatico, capito? Insomma, la schiena ci risulterà invece efficiente, speriamo un giorno, a maggio, quando potremo fare questo nostro bimestre di festeggiamenti. Che mi sembra noi quest'anno non ci siamo piegati mai. Quest'anno, ma in passato? In passato sì, ma avevamo fatto l'abitudine in passato, quest'anno no, finora. Basta guardare il ruolino di marcia per rendersi conto che la continuità era stata la prerogativa della squadra di bianchi nel girone d'andata. Quando il 4 gennaio il Napoli si era fermato a Firenze e c'era stato l'aggancio, si era individuata nell'Inter l'unica vera antagonista dei partenopei. Invece le 3 sconfitte contro Roma, Milan e Sampdoria hanno poi ridimensionato i nerazzurri. Adesso i punti di distacco sono 4, ma di mezzo c'è anche la Roma. Altobelli e Maradona hanno scelto un posto tranquillo, al riparo da occhi indiscreti per risolvere certe vecchie polemiche personali. Il cappello alla Dieguito va di moda, come il mal di schiena. L'Inter deve smaltire la delusione di mercoledì ed è senza stranieri. Il Napoli è sicuro di sé. Con un quarto d'ora d'allenamento Maradona ritrova la forma e per la difesa nerazzurra cominciano le tribolazioni. A centrocampo la squadra azzurra non perde una battuta. Davanti c'è Giordano e il suo tiro finisce sul palo al termine di questa azione. Guardatelo. Giordano lavora su tutto il fronte e fornisce anche un prezioso pallone all'argentino. Stavolta il piede non obbedisce. L'Inter non trova concrete possibilità di far breccia ed è costretta invece a concedere spazi al Napoli, che non è preciso nel tiro, ma tiene sempre sotto pressione i nerazzurri.
La partita diventa più equilibrata nella ripresa, la lotta si fa più serrata, l'Inter fa appello a tutto il proprio orgoglio. Il Napoli non lascia ancora spazi, ma qualche tiro da fuori area mette in apprensione la difesa partenopea. Spingendosi in avanti, l'Inter lascia qualche palla al Napoli e qui Maradona non apprezza molto il regalo della difesa nerazzurra. Chi non lo fa l'aspetti, dice un vecchio proverbio interista, e sull'unica distrazione della retroguardia partenopea Bergomi colpisce duro. Da qualsiasi parte si guardi, questo gol è il monumento alla sbadataggine dei napoletani che nel frangente sono colti di sorpresa dal terzino lasciato solo dalla difesa più forte del campionato. E dopo la Juve paga anche il Napoli. La squadra partenopea ha poco tempo per recuperare, ce la mette tutta, ma rischia di prendere il secondo gol. Guardate, l'operazione è condotta da Matteoli, il pallone sfiora il palo. Per brindare alla vittoria, tuttavia, l'Inter deve aspettare l'ultimo volo di Zenga su una palla gol costruita da molte teste sapienti. Nulla da fare. Gesù, e ora cosa gli diranno? Era stato vinto prima lo scudetto, andavi in giro dicendo, non è perso ora, mi pare. Penso proprio di sì, non è cambiato niente. Vai a Bergamo con quale stato d'animo a casa tua? Col solito stato d'animo, aver fatto quello che potevamo fare, un po' di rammarico perché certe partite non si dovrebbero perdere, però il calcio è bello anche questo. Come guardi Roma adesso? Ma Roma fa la sua gara, noi facciamo la nostra, ripeto, l'abbiamo incontrato domenica. Non ti ha messo paura? No, però hanno pareggiato. Oggi non mi ha messo paura neanche l'Inter e hanno vinto loro, pertanto il calcio è bello per questo. Grazie del sorriso, Bianchi. Pattoni, se volevi dare una scossa a questo campionato ci sei riuscito, 220 volts al Napoli che è rimasto secco gli ultimi 5 minuti. Questa settimana abbiamo dimostrato ancora che abbiamo alcuni valori, la vittoria sul Napoli è una delle tre ipotesi, vittoria, perdita e pareggio. Direi però è importante valutare come la squadra ha reagito dopo mercoledì. L'Inter che ferma il Napoli, tu pensi che questo sta in un contesto di un campionato che il Napoli sembra aver dominato? Sì, ci può stare perché anche la Fiorentina ha fermato il Napoli e fanno parte delle regole del nostro calcio. Non voglio far ricordare che il Lecce ha fermato la Roma lo scorso anno. Il nostro calcio, il nostro campionato, bello o brutto che sia, il sapore più importante è proprio questo. Allora, dall'occhio di Ferrario, che sembra Oliva, sentiamo un po' invece da De Napoli come il Napoli ha accusato questa sconfitta. Ma come accusato, noi abbiamo fatto anche oggi una buona partita, credo. L'Inter ha fatto, diciamo così, un tiro in posta, ha giocato anche bene, però noi abbiamo avuto più occasioni da gol e non meritavamo questa sconfitta. Ecco, forse il pari era proprio giusto, però il Napoli credo che anche oggi ha fatto una buona prestazione. Senti, a questo punto il Napoli deve dimostrare che oltre ad aver meritato il primato fino a questo momento meriti il titolo, non ti pare? È una prova in più che deve dare questo Napoli. Sì, come noi, ecco, noi come ho detto prima abbiamo giocato anche oggi bene, speriamo che domenica giochiamo bene, però otteniamo anche i 2 punti con la Juventus. Diego, allora è come quel giorno a Città del Messico? Un pochettino, però ancora non possiamo alzare la coppa. Senti, il pubblico è impazzito, si sente campione d'Italia. Sì, ma dobbiamo ancora lottare come abbiamo lottato oggi con una Juve grandissima. Per quanto riguarda questo Napoli, merita ampiamente, avete avuto paura? No, in nessun momento, perché sapevamo che la Juve era forte e abbiamo giocato contro un squadrone. Perché tu hai avuto questo atteggiamento di blackout alla stampa, un campione come te? Grande. No, continuo. Ciao. Tutto a posto. Hanno fermato il bagno. Questo non possiamo fare. Anche il 6 aprile 1975 fu un sudamericano ad esultare. Juventus-Napoli era partita importante allora come lo è stata quella di oggi. Agli azzurri bastava non perdere al Comunale di Torino. José Altafini, dopo i gol di Causio e di Giuliano,
beffò il Napoli all'88esimo e per i napoletani lo scudetto diventò una chimera. Per vederlo e toccarlo con mano, questa volta lo hanno costruito lungo 220 metri e largo 140. Il risultato di allora lo stesso di oggi, un 2-1 che rilancia gli azzurri con 5 punti di vantaggio in testa al campionato e che consente loro di sognare, e come. Questo Napoli, che pratica il migliore calcio e merita il primato, lo dimostra ampiamente contro una Juventus decisa a tirare lo sgambetto agli azzurri, perché anche se priva di Cabrini, Brio e Laudrup, affianca l'insidioso Buso a Serena e tenta la via della rete con tutti i mezzi e tutti gli uomini disponibili. Bianchi preferisce ancora il fluidificante Volpecina a Bruscolotti e il guizzante Caffarelli alla Torre Carnevale, ma ordina ai suoi centrocampisti di tirare appena possibile e da ogni posizione. Si muove in maniera rapida il Napoli e la difesa juventina va in affanno. Le punizioni che ne conseguono sono precedute da lunghe disposizioni tattiche. Tacconi tiene d'occhio Maradona e dimentica che vicino Diego arrenica dal sinistro micidiale. La sua è un'autentica bomba che coglie di sorpresa il baffuto portiere. Per farvi vedere come la palla gli passi tra le gambe, abbiamo rallentato il tiro visto da altra angolazione. L'esultanza è legittima. Tacconi fa le boccacce e Fellaino sorride come un furetto. La reazione juventina è prevedibile, ma la difesa del Napoli, dove giganteggia Ferrario che tiene a bada Buso, fa buona guardia ed anzi con Renica propone lunghi lanci che, se non riesce a sfruttare Caffarelli, è pronto a renderli pericolosi Giordano. Volpecina sulla fascia fa impazzire Mauro, anche se le sue conclusioni non fanno tremare Tacconi. Trema invece Marchesi, che a fronte di questi sistemi un po' violenti reagisce dalla panchina e invita i suoi giocatori ad essere meno intemperanti. Platini è seguito come un'ombra da De Napoli, tuttavia riesce a suggerire le cose migliori per Serena, non sempre proprio molto attento, mentre altre volte è più sfortunato che impreciso, quando per esempio il suo tiro in mezza girata lambisce il palo. Si va a riposo sull'1-0, la sconfitta di Milano appartiene al passato ed un lungo striscione lo ricorda. Vinceremo, conclude la scritta, mentre la Juve sembra intenzionata a disiludere i ragazzi della curva B. La partita diventa apertissima perché il Napoli risponde alla sua maniera e Platini ricorda a tutti che i suoi tiri piazzati sono la specialità che preferisce. Ma anche i cross millimetrici, che Serena intuisce e in perfetta sintonia concretizza con una deviazione di testa che lascia di stucco il pur bravo Garella. E l'1-1 e il San Paolo ammutolisce. Si agita, si fa per dire, solo Bianchi, che richiama in panchina Caffarelli a beneficio di Carnevale, dando il via al valzer delle sostituzioni. L'ex udinese è ancora freddo quando Maradona lo invita al tuffo sul pallone. Lo è meno invece 2 minuti dopo, perché la palla, crossata da Dieguito, viene toccata di quel poco in scivolata che consente alla corrente romana di appoggiare di piatto destro in porta. Guardate che festa, è forse un gol che può significare scudetto al Napoli. Quando Pieri ha dato il fischio finale, che cosa hai provato, cosa hai pensato e che cosa hai detto ai ragazzi negli spogliatoi alla fine? Ma non abbiamo detto niente, è stata una gara talmente, ripeto, stressante, tirata fino alla fine, che le energie per dire tante cose non le avevamo. Poi piano piano, indubbiamente, si pensa già alla partita di domenica. Il nostro mestiere è questo, quello che è appena finito non c'è più, c'è da ricordare solo gli errori. Si pensa anche alla Coppa Campioni, visto che Fellaino ha rinnovato il contratto? Ma ha rinnovato, sì, ci siamo messi d'accordo. Per me è un record 3 anni in una società, solitamente cambio spesso. Ma Napoli ha vinto lo scudetto praticamente, Bagni? Ma no, ancora no, comunque vorrei dire una cosa, sono qua e ho questa opportunità, la devo al mister, questo è ovvio, ma l'ho già detto tante volte, però vorrei sempre ripetere, perché se ho questa opportunità di essere davanti in classifica e giocare su questi livelli è merito del mister. Bel riconoscimento, Marchesi. Io credo invece che sia tutta opera sua, perché era già così da quando lo conoscevo, i primi tempi che giocava ancora nel Carpi. Comunque la partita è stata molto tirata, tutte e due le squadre potevano vincere, il campo ha premiato il Napoli e questo dimostra che durante tutto l'anno anche hanno lavorato molto bene e credo che ormai a questo punto non ci sia più niente da fare.
Allora Romano, questo che cos'è? Il ghiaccio per lo champagne, non è per la ferita? No, questa purtroppo ne valse la pena perché è stato dopo il gol, è stato De Napoli, ma involontariamente nel gruppo così quando eravamo a terra. Come Patrizio Oliva? Sì, però lui ne prendeva tanti di cazzotti, comunque quando si fanno queste vittorie... Senti, che colore è lo scudetto? Visto che il tuo 2-1 alla fine Romano dalla Serie B non ha segnato Maradona, ma ha segnato Romano e Reinica. Sì, allora... vuol dire che la forza del Napoli è il collettivo e l'ha dimostrato anche oggi. Diego non ha fatto gol, però è sempre presente, è sempre una minaccia e apre tante strade e noi ne approfittiamo. Presidente, qui bisogna, non dico festeggiare, ma bisogna dire un po' le cose come stanno. Ma il Napoli è campione d'Italia o no? Ma il campionato è lungo e difficile. Ci sono 6 partite e quindi è tutto da giocare ancora. Tutto da giocare. Spareggio Salvezza-Empoli? No. Domenica l'Empoli prende una partita difficilissima, speriamo di essere concentrati nella domenica prossima. Dicono che il Napoli non ha vinto ancora lo scudetto perché mancano 6 partite, tu che dici invece? Ma è quello che dicono loro, chi sono davanti, chi è dietro invece dirà che l'hanno vinto loro. Sono le solite cose che si dicono tutti gli anni. Vanno più forte il Napoli o vanno piano le altre secondo te? Non lo so, noi abbiamo fatto può darsi le migliori partite di queste ultime 3 mesi, penso che meritavamo molto di più, soltanto ti dico che non abbiamo fatto un gol di più di loro e abbiamo perso. Ma va forte il Napoli perché la classifica rispetta veramente l'andata delle cose. Senti, non segni da 2000 minuti? Perché me ne frega, sai che in 5 anni ho fatto 15 gol di media e piangiamo anche, Allora, numero 6 bianconero, Scirea nelle mani di Reinica. Fare un gol alla Juventus non è tutti i giorni, quindi per me c'è questa grande soddisfazione e una grande gioia divisa insieme ai miei compagni anche perché abbiamo vinto. Senti, questa maglietta adesso dove la metterai? La metterò nella mia stanza perché finalmente sono riuscito ad avere la maglietta di Scirea che è un mio grande idolo. Garellic esce elegantissimo, lo sai, hai una gran soirée mi pare. Purtroppo il resto è che non posso cambiare. No, vai benissimo così, ma mi dai il nome del sarto perché mi piace. Ma il tuo cappello a proposito te l'hanno sequestrato a Pecosville. Sì, ciao. Empoli, 43.000 abitanti, non tutti dentro lo stadio, ma ad applaudire il Napoli, tutti sì, il Napoli che sta vincendo il campionato. E a far festa con i napoletani. È davvero il trionfo dello sport, quindi copertina a questo fatto. Mentre va detto che la società ha ricavato 400 milioni, un record, rinunciando però al raddoppio se avesse giocato a Firenze. Ma l'Empoli è di Empoli, di chi lavora il vetro, la ceramica, nelle confezioni o nei campi. Perciò meglio soffrire nel piccolo stadio, anche se centinaia di persone hanno pagato il biglietto.